Ciao! In questa lezione ti mostrerò come far recuperare al tuo robot dei blocchi posizionati in posizioni specifiche, facendogli capire dove si trova usando il sensore di distanza. Resta fino in fondo perché ti mostrerò come rendere i tuoi programmi più comprensibili e ordinati usando dei blocchi personalizzati. Il professor Mattoncini! Anche per questo video utilizzeremo la struttura motrice descritta nell'app Spike Prime di cui trovate le istruzioni nel sito Lego Education. Costruiremo la struttura motrice e troveremo le istruzioni per la gabbia per intrapolare i blocchi e per il sensore di distanza nella struttura motrice 2. Per questa lezione mi sono ispirato all'attività sviluppata da Lego Education e descritta nell'app Spike Prime, che in italiano si chiama Pronti per la sfida, campo di addestramento 2, giochiamo con gli oggetti. Costruiremo anche il cartello che farà da riferimento per misurare la nostra distanza e gli oggetti da recuperare. Vi spiego la missione. Il robot dovrà recuperare dei blocchetti messi in posizioni precise a distanze predeterminate dal cartello, che ci farà da punto di riferimento. Poi dovrà portarli a 20 cm dal cartello e rilasciarli. I blocchi sono distanziati l'uno dall'altro in modo che il robot possa intrappolarli senza toccare quello successivo. Il robot ha una specie di mappa, cioè sa in che posizione si trova il blocco rispetto al cartello, ma quello che non sa è a quale distanza sta partendo rispetto al cartello. Quindi deve risolvere un problema molto importante nella robotica mobile, cioè localizzarsi, capire dove si trova rispetto a un sistema di riferimento. In questo caso è molto semplice perché è un problema a una sola dimensione, il robot deve solo spostarsi in avanti e quindi gli basterà misurare la distanza dal cartello che fa da punto di riferimento fisso del nostro sistema. Questa misura di distanza dal cartello gli permetterà di fare poi dei movimenti relativi al cartello stesso. Sembra complicato, eh? Come ti ho già mostrato più volte e se segui il mio canale ormai conosci il mio approccio, prima dobbiamo fare chiarezza scrivendo il programma in pseudocodice, in linguaggio naturale. Impostazione dei blocchi in movimento, come al solito, quindi i motori, la velocità, la distanza, l'accelerazione. Poi dobbiamo aprire la gabbia in modo tale da non dare fastidio al sensore. Ora concentriamoci sul recupero di un solo blocco, poi vedremo come riutilizzare il programma che abbiamo scritto per risolvere il problema per tutti gli altri blocchi. E scrivo per ogni blocco cosa faccio. Parto dritto, in avanti. Aspetto finché il sensore di distanza non vede la distanza voluta. Non vede la distanza voluta. Poi mi fermo, fermarsi, chiudo la gabbia per prendere l'oggetto. Poi parto indietro finché, quindi aspetto finché il sensore non vede una distanza 20 cm, quindi superiore perché mi sto allontanando di 20 cm. Dopodiché mi fermo, fermarsi, e apro la gabbia per rilasciare il blocco. Apri la gabbia. Il più è fatto. Ora traduciamo questo copione implementandolo in un programma Scratch. Comincio con l'impostazione dei blocchi in movimento. Quindi, come al solito, C più D. Sto ancora andando a cercare qualcosa, quindi andiamo piano. 25% per esempio. Ok, adesso il copione dice dobbiamo aprire la gabbia in modo che non dia noia al sensore. Tenete d'occhio questo monitor. Per abbassare la gabbia in modo che non dia noia al sensore dovrò portarla più o meno qui, per esempio 320-315. Quindi utilizzerò questo blocco motore. Vai al percorso più corto, preposizione sbagliata, traduzione oscena come al solito, e imposterò qui 315. Quindi vedete rispetto allo 0 un pochino più qua, in modo che la gabbia sia sì aperta ma non dia noia al sensore di distanza. A questo punto io devo partire dritto, quindi avvio il movimento in avanti, poi dovrò aspettare fino a quando il sensore di distanza non vede una distanza inferiore a quella voluta. Non si controlla mai l'uguaglianza esatta della lettura di un sensore rispetto a una soglia. Ripeti con me, non si controlla mai l'uguaglianza esatta della lettura di un sensore rispetto a una soglia. Questo perché il sensore fa delle misure affette dal rumore, cioè da errori di misura, e quindi l'ultima cifra, l'unità, traballa sempre di più o meno un'unità, se non di più. Quindi sarebbe molto difficile beccare l'istante esatto in cui il sensore legge esattamente il valore che vogliamo. E quindi come si fa? Si controlla che la lettura del sensore sia maggiore o minore di una certa soglia. E dice se mi interessa la lettura esatta, quel valore esatto,
Beh, bisognerà prevedere che questo valore vari all'interno di una tolleranza, di un certo intervallo, e per fare questo c'è un blocco operatore fatto apposta, ma di questo riparleremo in futuro. Allora io qui vado ai sensori, trovo il blocco con uscita logica, il blocco reporter con uscita logica, estremi a punta, quando il sensore di distanza collegato alla porta F è minore di 15 cm. A questo punto io dovrò fermarmi, quindi arresta il movimento, chiudere la gabbia, motori, e prendo il motore E e lo porto a posizione 270 per chiudere la gabbia. Adesso dovrò tornare indietro, fino a quando il sensore non vedrà, permettetemi di duplicare, buttare via ciò che non mi serve, usare questo blocco, andare indietro finché il sensore non vede una distanza maggiore di 20 cm dal cartello. A questo punto di nuovo mi fermo, il robot mi ha salutato, bene, riaccendiamo dopo, e aprire di nuovo la gabbia, pronti per ricominciare. Quindi E nella posizione 315. Voglio far sì che questa sequenza parta quando premo un tasto sul mattoncino programmabile, quindi io aspetto fino a che non ho premuto il tasto a sinistra. E adesso vediamo come funziona per un blocco solo. Altra meravigliosa traduzione in italiano, che in inglese però ha senso. Is left button pressed? Il pulsante sinistro è premuto? Bastava scambiare l'ordine delle parole. Pronto? Lego Education? Sì. Mi fai fare le traduzioni in italiano dell'app Spike? Hanno riattaccato. Bene, ora che abbiamo risolto il problema per un blocco, vediamo come fare per tutti gli altri. Qui si può osservare che quello che fa la differenza tra un blocco e l'altro è un solo parametro, cioè un solo numero. Cosa distingue un blocco dall'altro? È la sua distanza dal cartello. Quindi, per poter riutilizzare tutto questo codice che andrà bene per tutti i blocchi a meno di questo parametro, voglio creare un blocco personalizzato che avrà questo numero come parametro di ingresso. Adesso vediamo come si fa un passo alla volta. Vado in questa tavolozza che è i miei blocchi. I miei blocchi, vedete, è vuota adesso perché ancora non ne ho creati i punti. Allora io clicco su crea un blocco e digiterò il nome del blocco. Deve essere un nome descrittivo e facile da ricordare. Per esempio, vai a prendere un blocco A, poi specifico un ingresso, aggiungo un ingresso, un numero o testo, lo chiamerò distanza e poi in fondo ci metterò a quanti centimetri vado a prenderlo. Centimetri. Tutto insieme si leggerà vai a prendere un blocco a tot centimetri. Lo salvo e quando lo salvo lui creerà un blocco definisci, è un blocco cappello che definisce l'inizio di una nuova sequenza che andrà riempita e qui crea un'istanza del nostro blocco che io posso aggiungere al mio programma. Per ora lo metto qua. Vedete, qui posso specificare la distanza. Per esempio, ci scriverò 15 cm. Adesso vediamo come fare a prendere il codice che avevamo creato e a metterlo qui sotto. Niente di più semplice. In realtà clicco e trascino. Quindi questo adesso sarà un mio blocco personalizzato. In programmazione si chiama una funzione che ha come parametro di ingresso questa distanza. Adesso questa distanza riceverà un valore dalla sequenza che chiama questo blocco personalizzato. Quando io chiamo questo blocco, vai a prendere un blocco a 15 cm, il valore 15 viene copiato dentro questo blocco reporter che quindi io posso incastrare qua. Adesso io nel mio programma posso chiamare questa mia funzione. Questo è il mio blocco personalizzato. Ora, aggiungere gli altri blocchi, andare a prendere gli altri blocchi, si riduce semplicemente a duplicare e a chiamare più volte questa funzione vai a prendere un blocco cambiando il parametro da 15 a 12 oppure a 9. E in questa maniera il robot andrà a prendere i tre oggetti uno dopo l'altro, facendo una pausa perché aspetterà che io prema il pulsante sinistro, per cui poi posso rimuovere il blocco prima di andare a prendere quello successivo. Questo è opzionale, ma io voglio che il programma alla fine si fermi. Vediamo come funziona. Che bello, d'ora in poi i tuoi programmi saranno più ordinati e leggibili. Creare blocchi personalizzati ti permette di riutilizzare il tuo codice, che avrai debuggato una volta sola.
e saprai che quella sequenza personalizzata funzionerà bene sempre. Ricrearla da zero ogni volta o copiarla e incollarla aumenterebbe la probabilità che tu commetta degli errori, che quindi tu introduca bug nel programma. Se non sai cosa significa bug e perché si chiama così, puoi rivedere una mia vecchia lezione. Poi, se cambia il problema, per esempio le distanze dei blocchi dal cartello, basterà cambiare un parametro, un numero, ma il programma resterà lo stesso. Inoltre, creare blocchi personalizzati è essenziale perché tu possa creare delle tue librerie di codice che tu potrai riutilizzare comodamente durante le gare di robotica. È da riconoscere l'oggettiva intrinseca utilità di questa lezione, per cui... Dai una chiocca al tasto mi piace! E non perderti il prossimo video in cui ti mostrerò come far ricordare dati al tuo robot per creare dei comportamenti sempre più complessi. Resta giovane, gioca a modino, ciao!